Bentrovati sulla CM8 TV. Il focus di oggi è su quello che potrebbe essere l'erede di Hakimi sulla corsia esterna, sulla destra dell'Inter, e potrebbe essere Bellerin. Perché Bellerin è un nome caldo in casa Inter? Ecco qua, vediamo le ultime che trovate sul sito di calciomercato.it del nostro Daniele Trecca. Dopo Hakimi il giocatore dice sì, ultime sulla trattativa. Di chi stiamo parlando? Di Bellerin, come detto poco fa. Perché è un nome caldo? Bellerin ha una valutazione da parte dell'Arsenal di circa 20-25 milioni di euro, quindi molto importante. L'Inter però vorrebbe incontrarsi. Nella prossima settimana è previsto ancora un incontro con l'Arsenal per trattare per un prestito con diritto di riscatto. Se l'Arsenal dovesse aprire a questa possibilità, Hakimi allora, anzi Bellerin, diventerebbe una soluzione per l'Inter molto interessante, perché arriverebbe in prestito, quindi sarebbe un costo abbastanza ridotto. Poi un diritto di riscatto, se dovesse fare bene, la scommessa verrebbe vinta, riscattato, e quindi potrebbe anche restare in nerazzurro, anche perché Bellerin ha solo 26 anni, è ancora davanti molti anni di carriera. Bellerin è effettivamente un nome? Giorgio, sei lì vicino, il nostro Giorgio Musso è lì vicino alla sede dell'Inter, è un nome che circola per l'Inter? Ciao Riccardo, un saluto a te, ovviamente a tutti i nostri utenti. È un nome che circola già da qualche giorno perché l'Inter sta pensando ad un'alternativa, ad un erede di spessore internazionale per sostituire Hakimi. Hakimi sarà comunque difficilmente sostituibile nello scacchiere, nel nuovo scacchiere di Simone Inzaghi, per quanto fatto comunque nella scorsa stagione con Antonio Conte, per quanto fatto anche con il Borussia Dortmund, nelle scorse stagioni prima dell'arrivo all'Inter. Però l'Inter vuole cautilarsi, per così dire, con un rinforzo comunque di spessore internazionale, e c'è Bellerin, proprio lui, il terzino dell'Arsenal, ex Barcellona, in pole e al momento nei desideri dell'Inter, come ha sottolineato nel pezzo il nostro Daniele Trecca. C'è il gradimento del giocatore, però adesso tocca trovare comunque l'intesa con l'Arsenal. Per i Gunners Bellerin da un anno a questa parte non è un giocatore incedibile, e per la giusta offerta comunque potrebbe lasciare Londra. I Gunners lo valutano, come hai detto bene tu prima Riccardo, sui 20-25 milioni di euro, però l'Inter vorrebbe una soluzione tramite il prestito con diritto di riscatto, per poi eventualmente acquisire a titolo definitivo Bellerin e valutare il suo acquisto tra un anno, nel 2022. Ci sono altre piste per il momento che sono monitorate dall'Inter, però per il momento il nome più caldo è il prescelto, è il profilo di Bellerin, e l'Inter dunque insisterà nei prossimi giorni per strapparlo all'Arsenal, per portarlo alla corte di Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio sono proprio qui alle mie spalle, nella sede dell'Inter, al lavoro, sia per definire gli ultimissimi dettagli per la gestione al Paris Saint-Germain di Hakimi, con il marocchino che nelle prossime ore sarà a Parigi per le visite mediche e la firma sul contratto, ma anche per trovare il sostituto appunto dell'ex Real Madrid e Borussia Dortmund. Il nome in pole è quello di Bellerin, ma non c'è solo lui, Riccardo, sull'agenda No, certo. dell'Inter, sulla casella di destra. Intanto, quello di Bellerin, come dicevi, è un nome caldo in casa Inter. Su Bellerin i dubbi sono di natura fisica, nel senso che la sua tenuta negli ultimi anni è stata messa un po' a repentaglio dai tanti infortuni che lo hanno colpito. Però c'è da dire che nell'ultima stagione in realtà lui ha messo a segno, è riuscito a fare 35 presenze in stagione, quindi ha giocato, c'è stato un po' di più quest'anno rispetto agli anni scorsi, che arrivava da infortuni molto lunghi. Quindi arriva da una stagione in cui ha giocato, c'è stato di più, a livello fisico ha tenuto di più, quindi arriva con il motore caldo, almeno arriverebbe con il motore caldo, almeno in quello potrebbe rassicurare i tifosi nerazzurri. Poi due chicche, diciamo, su Bellerin. Bellerin dal 2017 è vegano, totalmente vegano, quindi lui ha il suo regime alimentare durissimo, che prevede quindi solamente cibi vegani. Oltre a quello, Bellerin è famoso per la sua velocità, giocatore di una velocità impressionante. Nell'Arsenal è riuscito a battere un record sui 40 metri che apparteneva a Theo Walcott,
giocatore anche lui rapidissimo, con un picco di velocità a 36,15 km orari, quindi veramente picchi di velocità altissimi. Oltre a questo, Si Bellerin preannunciano, fatto... Riccardo, ti interrompo, e si preannunciano in allenamento grandi sfide da sprinter con Lukaku, perché anche Sì. Lukaku è segnalato alla Pinetina come uno dei più veloci, non solo della rosa nerazzurra, ma in tutta Europa. Dunque faranno diverse scommesse, credo, sui 50-60 metri o anche 100 metri. E vedremo poi chi vincerà. Oltre a questo, Bellerin ha anche posato come modello per diverse case di moda. Milano sarebbe una città ideale anche per questa sua seconda attività da modello, per cui anche questa nota di colore da segnalare. Come stavamo dicendo, però, Bellerin non è l'unico nome per la corsia esterna dell'Inter, anche perché non c'è solo quella di destra, ma c'è poi anche quella da sinistra da puntellare. Ti chiedo, Giorgio, quali sono i nomi per Simone Inzaghi, che sappiamo essere un tecnico che predilige e tiene particolarmente alle corsie esterne. Tiene particolarmente alle corsie esterne, un suo pupillo, Riccardo, e ovviamente è Lazzari, che lui ha voluto fortissimamente alla Lazio. Dalla SPAL, Lazzari, che è stato uno dei giocatori più importanti, sia a livello di prestazioni, ma anche a livello tattico, nella scorsa stagione della Lazio, però ovviamente lì l'Inter andrebbe a cozzare con il patron Lotito, che dopo lo sgarbo Inzaghi difficilmente andrebbe a trattare un'eventuale cessione del suo esterno con i nerazzurri. Poi c'è anche da valutare il prezzo, perché l'Inter in questo momento non vorrebbe andare oltre o la formula che sta mettendo sul piatto per Bellerin, cioè una formula in prestito con diritto di riscatto, o non spingersi oltre i 15 milioni di euro, perché in questo momento, dopo la cessione di Hakimi, quasi tutto il tesoretto andrà a finire nelle casse di Suning per dare ossigeno a quelli che sono i conti del club campione d'Italia, e solo una piccola parte è destinata al mercato, in attesa comunque della cessione degli esuberi da Joe Mario, da Nainggolan. Ci sarà da valutare anche il futuro di Perisic. Dunque l'Inter non vorrebbe spingersi oltre i 15 milioni di euro, e a quella cifra difficilmente arriverà a Lazzari, difficilmente arriverà a Kostic, che è un obiettivo però sulla fascia sinistra, che è monitorato sia dalla Lazio ma soprattutto dalla Roma negli ultimi giorni. Dunque è da prendere in considerazione l'idea low cost di Zappacosta dal Chelsea, e poi anche è un nome che piace tanto a Marotta ed è un nome che era già uscito nelle scorse sessioni di mercato, è quello di Florenzi, che dopo l'arrivo di Hakimi anche a Parigi non sarà riscattato dai francesi, non sarà riscattato da Leonardo, tornerà alla Roma ed è un giocatore cedibile per Mourinho, cedibile per Pinto. Dunque anche l'Inter alle giuste condizioni potrebbe ritornare su Florenzi. Il riscatto era fissato a 9 milioni di euro tra Paris Saint-Germain e Roma, vista l'ultima stagione positiva di Florenzi. La convocazione anche per gli europei in nazionale è leggermente lievitata intorno agli 11-12 milioni di euro, però dovesse esserci l'incastro giusto, occhio anche alla possibilità Florenzi per l'Inter. Dunque alle spalle di Bellerin abbiamo questo trio formato da Zappacosta, Lazzari e Florenzi, nomi che fanno tutti parte dell'agenda dell'Inter per la fascia destra, però in questo momento in pole c'è Bellerin, ma occhio anche alle alternative che sta studiando l'Inter, ferma sempre ad un budget intorno ai 15 milioni di euro per quello che sarà l'erede di Hakimi sulla fascia destra di Simone Inzaghi. Per avvalorare la candidatura di Bellerin c'è da sottolineare anche il fatto che era uno dei nomi monitorati dal Paris Saint-Germain per la corsia esterna. Poi il Paris Saint-Germain, come sappiamo, come stiamo raccontando, è andato forte su Hakimi, e quindi Bellerin è rimasto lì a Londra all'Arsenal e è diventata una candidatura importante la sua, proprio per sostituire Hakimi all'Inter. C'è questo intreccio col Paris Saint-Germain, a cui si aggiunge anche Florenzi, come hai detto bene tu. Un altro giocatore che torna in casa Inter e sembra tornarci per rimanere è Di Marco. Di Marco, infatti, Riccardo, da pochi minuti è nuovamente in sede l'agente di Marco, Beppe Riso. Già qui la settimana scorsa Riso comunque ha tanti assistiti all'Inter, oltre a Di Marco anche il portiere Radu, anche lui in uscita, e Gagliardini, Sensi. È da valutare anche la
situazione appunto dell'ex Sassuolo, che è richiesta dalla Fiorentina anche all'estero, da valutare anche quello che sarà il futuro di Marco, che piace al Cagliari, piace anche al Torino, del suo estimatore Juric, che l'ho avuto a Verona. Simone Inzaghi vorrebbe tenerlo nella sua rosa, un giocatore che piace ad Inzaghi sia per la spinta propulsiva che ha sulla corsia mancina, anche per il piede caldo, per il mancino caldo. Ha realizzato diversi gol, diverse reti di pregevole fattura nell'ultima stagione di Marco, un giocatore che piace ad Inzaghi, però sempre per una questione di bilancio. L'Inter, di fronte a una valutazione di 10-12 milioni di euro, potrebbe metterlo sul mercato. Dunque dovremmo monitorare con attenzione anche la situazione di Di Marco, perché se dovesse arrivare un'offerta congrua al valore del giocatore che gli permettesse anche di giocare con continuità, e sia Cagliari sia Torino comunque gli darebbero una maglia da titolare dal primo minuto, ovviamente è una possibilità che l'Inter prenderebbe in considerazione, anche il giocatore con il suo agente. Però è un giocatore che comunque piace ad Inzaghi, dunque servirà un'offerta in grado di soddisfare le richieste dell'Inter per quello che concerne il classe 97, che è rientrato dal prestito al Verona e che nei giorni scorsi era segnalato qui a Milano. Dunque anche lui freme attente quello che sarà il suo futuro, e anche a microfoni spenti Riccardo si era espresso per una permanenza all'Inter. Il suo desiderio lo ha rivelato anche pubblicamente nei mesi scorsi, quando indossava ancora la maglia del Verona. Il suo obiettivo è quello di ritornare e confermarsi comunque nella rosa dei nerazzurri, della squadra campione d'Italia. Questa è la situazione relativa alle corsie esterne dell'Inter. Tutti i nostri focus li trovate sui canali social di calciomercato.it. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube e Twitch di calciomercato.it per interagire con le nostre dirette ogni giorno alle 14 e alle 19. Grazie per essere stati con noi anche oggi.